forza di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Dead Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori e benvenuti al freddo e in salotto da Ringhio, ragazzi. Quest'anno partiamo con tutti i progetti proprio da qui, proprio da Ringhione. L'avete visto, ve lo lascio qui sopra in descrizione. Beh, come è nato questo progetto? È nato per aiutare Penny. Ora finalmente che, diciamo, la prima botta l'abbiamo fatta, quindi esternamente sembra un camper, tante cose cominciano a funzionare, è ora giustamente di dargli un pochino una messa a posto e farlo diventare veramente un ottimo camper e soprattutto, che è la cosa che in assoluto ci preoccupa di più, farlo diventare completamente autonomo. Quindi ci saranno tante cose da fare. Prima di tutto vi faccio un video tour, chiamiamolo così, di come siamo arrivati a Ringhio in questo momento, perché tanto è stato fatto e guardate solo dietro di me tutte le varie serigrafie, ma non si fermano qua, anche qua. Ringhio, ragazzi, lo abbiamo veramente sistemato il meglio possibile con quello che erano le capacità e soprattutto i soldi in quel momento, perché il budget, ricordatevi, per questo progetto è veramente prossimo allo zero. L'importante è che sia un'ottima sistemazione per lavorare e per potersi godere al meglio questo fantastico camperone. Ragazzi, ricordatevi che questo non è un camper normale, è un oggetto veramente costruito bene. Bene, ricordiamoci che è un mezzo dell'85, la motrice è un M314 Mercedes, un 3008 diesel aspirato, cioè, il disastro. Qui sopra hanno costruito fisicamente un camper, ma come l'hanno costruito? Vi do solo un'idea, ragazzi, che qui sopra, dove io appoggio i piedi, sul pianale, c'è il pianale, è il pianale del camion, c'è un pianale in acciaio, ok? Solo per aprire, quando ho montato su il riscaldatore cinese, ho fatto secco una lama di flessibile solo per aprirlo. Quindi rendetevi conto che la base di partenza è veramente fantastica. Tutto intorno è stato usato lo styrofoam, quindi comunque abbiamo una coibentazione veramente notevole. Abbiamo un bagno esagerato, è la prima volta che vi faccio vedere un bagno così, e attenzione, lavandino, ora c'è un po' di casino giustamente, e lì sotto c'è il bidet, ragazzi, il bagno con il bidet. Dovremo finire di sistemare le parti interne, vedete, queste erano le riparazioni, quindi vedete la struttura già riparata, manca il compensato di finitura, così qua e così anche nella parte esterna. È l'ultima parte, diciamo, che era rimasta libera. Abbiamo lavorato già tanto su anche solo l'impianto del gas, c'era un bombolone, ho tolto tutto, abbiamo rifatto tutti i cablaggi a norma e via discorrendo, ma l'idea è lasciare pochissimo gas, se va bene, semplicemente solo per i fornelli. Qui, ragazzi, c'era già, questa è una chicca meravigliosa, un frigo a compressore, è un frigo a compressore che è veramente a tanti anni, e vediamo se riesco a farvelo vedere aprendolo. Cioè, ora, a parte che giustamente ci sono il mangiare dei gatti, guardate un po' cosa c'è scritto qui. Non so se lo leggete, ok? È un vecchissimo Indelby, meraviglioso. Quindi non ho dubbi che con un pelo di cure ritorni tranquillamente a funzionare, guarda, forse meglio che prima. Quindi grosse problematiche non me ne metto. Ora, questo mesetto, ragazzi, perché fisicamente questo primo progetto prenderà il mese di gennaio, si deve concentrare su, prima di tutto, impianto elettrico. Dobbiamo sradicare tutto, nonostante avessimo già fatto tante cose. Gli ho montato un minimo di impianto fotovoltaico di quello che avevo io prima, e di fatto, vedete, la centralina risponde bene, mi dà comunque valori positivi, e diciamo che non è proprio un disastro. Dovremmo partire rifacendo le tracce, soprattutto perché, ragazzi, siccome ci stanno arrivando un sacco di materiali da recensire, molti di questi materiali io cerco di riutilizzarli proprio sui veicoli che andremo a fare. In questo caso qui sopra ci hanno dato da recensire, e dopo la guardiamo insieme, una bellissima batteria al litio da 175 amp, quindi fantastico, cuore pulsante di Ringhio, un'ottima batteria al litio, da cui qua prenderemo per cominciare a fare tutte le nostre utenze. Soprattutto noi abbiamo, ragazzi, un vecchissimo boiler che è là dentro, un boiler dell'ATI, ragazzi, è veramente complesso per un motivo: non esiste più, non è un Truma, e di conseguenza lì c'è una scheda elettrica che ho già provato, ha dei problemi, è un casino. Quindi faccio prima sbarcare completamente il boiler e andremo a riutilizzare il nostro fantastico boiler elettrico come ho già fatto sull'Arcadia. Quindi tante cose riusciremo a farle, e soprattutto farle insieme, così le vediamo insieme. In questo mese, come vi dicevo, ci dobbiamo concentrare prima cosa sull'impianto elettrico.
elettrico. Quindi adesso io mi devo prendere le mie tracce e capire dove far passare e soprattutto dove allocare il vano tecnico, che direi qui sotto, in modo che, sapendo che sotto c'è tanta reazione, riesco sicuramente a fare una cosa fatta bene. La cabina grossi problemi non ne ha, dobbiamo assolutamente sostituire questo sedile, non perché non sia comodo, perché di fatto in realtà è comodissimo, un sedile diciamo da viaggio, quelli degli autobus, è addirittura ammortizzato, però è veramente orribile. Quindi abbiamo recuperato un sedile, mi sembra di una Fiat Bravo, se non vado errato, dovremo fargli le staffe e metterglielo su. Del resto ragazzi c'è tanta passione, tanto amore qui dentro, perché peccato, è veramente un camper che è... Ragazzi, qualcosa di unico, è stato lasciato andare, ma noi adesso lo riprenderemo su. Spero ragazzi intanto di avervi dato un quadro della situazione di cosa ci aspetta nel mese di gennaio, perché è veramente tanta roba. Prima di tutto, come vi dicevo, ci concentreremo sull'impianto elettrico e cominceremo a fare le tracce. Ora vado a prendervi il bambinone di batteria che vi dicevo e cominciamo da lì. Tra il casino del laboratorio ragazzi vi faccio vedere, come vi dicevo, il cuore pulsante, che sarà del nostro impianto, di fatto tutta la base di partenza. Eccola qua, questa bella bestiona qui è della Creabist, spero di dirla così, se no sembra una roba bestiale. Quindi ci dà una batteria da 172 ampora, guardate qui, quindi è veramente tanta roba, con una potenza di scarica di 200 ampere e la massima corrente di scarica è addirittura di 300 ampere. Questi sono dati importanti perché sapete che dovendo inserire il boiler elettrico io so che devo poter stare dentro i parametri senza danneggiare la batteria. Il mio boiler elettrico, che ho già provato sull'Arcadia, so che mi assorbe intorno ai 140 amp, quindi so che per 5 minuti non danneggio la batteria e avremo veramente un ottimo oggetto. Fra l'altro questa batteria mi piace molto come è assemblata, vedete che proprio ha le sue maniglie, i due contattoni del più e del meno, fra l'altro gli agganci di rete e, attenzione, l'attivazione con la carica residua. Per di più ragazzi è dotata di app Bluetooth, quindi si può tranquillamente controllare tutta la batteria direttamente dalla Bluetooth. Questo lo faremo chiaramente con calma. Essendo in questo caso una video recensione di questa batteria che ci ha mandato questa azienda, noi cerchiamo di fare una video recensione, sapete, alla mia maniera, cioè la mettiamo sotto stress. Di fatto sarà, essendo il cuore pulsante di tutto l'impianto elettrico, avremo tutto modo e tempi di andare a provarla veramente bene a fondo. Vi dico subito che non ha un costo esagerato per assurdo, perché mi sembra che di listino costi 1130 euro, quindi una batteria da quasi 200 ampere è veramente tanta roba, non è per niente male. Ci aiuterà tantissimo perché riusciremo ad eliminare tantissime cose. Di fatto a gas ragazzi su Ringhio rimarranno solo e semplicemente i fornelli, come ad esempio sull'Arcadia, quindi avremo tantissima autonomia e dovremo gestire della rete 220 e non più del gas, cosa che io almeno riesco a lavorare meglio. Sul gas sapete che un pochino mi fido poco. Perfetto, questo era tanto per farvi vedere il bambinone che dovremo andare a inserire dentro Ringhio. Mi piace anche, come vi dicevo, proprio il suo packaging. È bella pesantona, però è fatta veramente molto benino. Bella, questo è l'inizio. Del resto ragazzi ve lo faccio vedere da qui fuori, ragazzi, ringhione, anche se l'avrete già visto probabilmente nel primo video, quando abbiamo fatto le prime, diciamo, l'abbiamo fatto assomigliare decisamente ad un camper. Ora ragazzi non ci resta che cominciare a aprire letteralmente un pochino tutto e cominciare a farci strada per capire bene dove poter allocare tutto l'impianto elettrico, anche se, come vi dicevo prima, oserei dire che questa zona sotto sarà molto probabilmente il nostro vano tecnico. Beh, spero ragazzi che vi possa piacere questo bellissimo inizio di gennaio, perché qui dentro ragazzi c'è un freschino che non finisce più. Fortuna che avevo già messo il riscaldatore. Ora mi comincio a prendere tutte le mie misure e ragazzi da domattina cominceremo fuoco e fiamme, anche perché rispetto al solito volevo fare una cosa diversa, un daily vlog. Beh, volevo portarvi dentro la riparazione? Lo farò tutti i giorni ragazzi, tutti i giorni, ore 21, vedremo cosa abbiamo combinato durante la giornata. Bene, vi metto a cominciare a fare le misure e ci vediamo domattina.